Ciao a tutti hombrewers e appassionati! Oggi vi racconto di una tipologia di birra luppolata che brasso per la prima volta. Con l'approccio alle tecniche di contropressione finalmente posso puntare a risultati migliori anche e soprattutto sulle birre luppolate, che richiedono il minor contatto possibile con l'ossigeno post fermentazione. Ho scelto quindi per l'occasione uno stile di birra che non avevo mai brassato finora, una birra moderna fortemente caratterizzata dal luppolo ma con altri elementi molto peculiari. Parlo della New England IPA, detta anche NEIPA o Hazy IPA per il manuale BJCP. Vi racconto tutta la cotta partendo dalla ricetta fino al primo assaggio. Le NEIPA, acronimo di New England IPA, fanno oggi riferimento a una tipologia moderna di birra luppolata americana che discende dalle American Pale Ale, ma se ne discosta su alcuni aspetti ben precisi e oggi si considerano uno stile a sé stante. Si dice che il prototipo di queste birre risalga al 2004, dalla Heady Topper del birrificio The Alchemist, nato nel 1994 nel Vermont, appunto nell'area del New England. La Heady Topper nasce come una Double IPA di 8 gradi che però mostrava già delle caratteristiche peculiari come un aspetto molto velato e torbido dato dalla presenza di cereali non maltati e infiocchi che contribuiscono con i loro beta-glucani ad ammorbidire molto il mouthfeel e ridurre la percezione d'amaro data da un buon quantitativo di luppoli tipicamente americani. E a sua volta si sposta verso una luppolatura il più possibile tardiva e a freddo, prediligendo quindi un uso del luppolo in sapore e in aroma, riducendone di molto l'apporto in amaro. Lo stile si è affinato poi con i moderni luppoli americani come Mosaic, Galaxy e Citra. La luppolatura spicca anche per il timbro fortemente fruttato che viene enfatizzato anche da ceppi di lievito che favoriscono la biotrasformazione dei composti del luppolo, come lieviti inglesi e moderni ceppi selezionati per queste tipologie. Il BJCP le ha inserite soltanto nel 2015 nella categoria 21C, definita Hazy IPA, cioè nebbiose, opache. La velatura è una caratteristica fondamentale, deve essere molto spinta, densa, definita appunto juicy, cioè succosa e densa come un succo di frutta. Questa non deve provenire dal lievito, ma deve essere garantita sia da un elevato quantitativo di polifenoli dati dal luppolo e anche e soprattutto da proteine date da cereali non maltati come avena, orzo, anche esastico e frumento in fiocchi. Il risultato deve essere una birra profumata di frutta a pasta gialla, frutta tropicale e agrumi, ma con un mouthfeel molto morbido, un corpo ben percepibile, un amaro basso quasi assente e un sapore fruttato dato principalmente dal luppolo con il contributo del lievito che ne enfatizza ancora di più questo carattere. Se volete conoscere meglio questo stile, vi consiglio di assaggiare la Tuca di Birra dell'Eremo, una NEIPA da 6.2 gradi luppolata con Mosaic, Citra e Sabro in dry hopping, che oltre ad essere una birra pluripremiata, rappresenta benissimo questa tipologia. Passiamo alla mia birra. Come obiettivi ho puntato su uno G di 1.060 e un FG intorno a 0.15. Luppolatura in amaro tardiva che dovrebbe conferire 41 IBU sulla carta, ma non è facilissimo stimarli con certezza, e 9 BC di colore. Come grist ho scelto 71% di malto pale della Viking, 14% di orzo non maltato in fiocchi e 14% di avena sempre non maltata in formato fiocchi. Completo con 300 g di lolla di riso per facilitare la filtrazione. Preparo 24 litri d'acqua corretta con cloruro e solfato di calcio e 8 ml d'acido lattico e la porto a temperatura per il machine. Faccio il machine direttamente alla temperatura di saccarificazione e parto con il primo step che ho previsto di 40 minuti a 68 gradi. Parto già alto per ottenere una buona produzione di destrine non fermentabili e aiutare la percezione di corpo. Ho dovuto aggiungere 1 litro d'acqua, sottraendolo da quella di sparge perché i fiocchi evidentemente ne hanno assorbita più del previsto e mi trovo con un po' di impasto fuori dal livello del mosto.
Come pH dopo un paio di correzioni mi sono accontentato di 5.5 che aiuta anche le alfa-amilasi, quindi gli enzimi che producono le destrine. Secondo step di saccarificazione per le alfa-amilasi di 10 minuti a 72 gradi. Completo con il mash out di 10 minuti e arrivo a un OG di 1,073. Estraggo il cestello e proseguo con un risciacquo per caduta con 14.8 litri rimanenti portati a 78 gradi e con pH intorno a 4.8. Arrivo a una densità pre-boil di 1,052, 2 punti sotto quella prevista da ricetta, per cui non faccio altre correzioni e proseguo con la bollitura programmata di 60 minuti. L'ingrediente principale della birra qui è ovviamente il luppolo. Per questa birra ho scelto 2 varietà e 2 formati. Mosaic e Simcoe sono le varietà, in formato coni per l'utilizzo in pentola e gli stessi in formato pellet per il dry hopping in fermentatore. Ho preferito i coni per l'uso in pentola per poterli gettare liberamente e migliorare l'estrazione aromatica. Con i pellet, se li gettassi liberi, avrei grossi problemi di filtrazione e non ho ancora testato il mio filtro con questo formato. I coni che ho preso mi sono subito sembrati validi, molto profumati e lasciano le dita appiccicose di resine e pollini, un buon segnale dal punto di vista della qualità. Parto a meno 10 minuti dalla fine della bollitura con il Protafloc e quindi aggiungo 50 g di Mosaic e 50 g di Simcoe che vanno a conferire i 40 IBU previsti da ricetta. Ma rimanendo in bollitura soltanto 10 minuti vanno a sciogliersi anche gli oli essenziali che non volatilizzeranno del tutto, quindi in questa fase estraiamo anche profumi e sapori. Subito dopo l'aggiunta dei luppoli ho fatto la correzione del pH di bollitura con 5 ml d'acido lattico, non l'ho corretto all'inizio perché l'abbassamento del pH favorisce una maggior coagulazione di proteine che rende anche il mosto più limpido e solitamente è consigliabile farlo, ma qui voglio invece migliorare la torbidità stabile di questa birra, quindi ho fatto bollire con un pH intorno a 5.5 e l'ho abbassata soltanto a inizio luppolatura per evitare un'eccessiva estrazione di polifenoli dal luppolo che possono essere responsabili poi di un aroma troppo vegetale e anche astringente. Seconda luppolatura per l'aroma a fine bollitura con altri 50 g di Mosaic e 50 di Simcoe. Siamo sopra i 4 g litro totali. Ho lasciato i luppoli per tutto il raffreddamento che è durato circa 15 minuti. Trasferisco il mosto in fermentatore. Ottimo l'aspetto, la torbidità è quella giusta. Ho misurato 1,057 di OG, 3 punti sotto il previsto, ma nulla che possa cambiare gli obiettivi fissati. Passiamo al lievito. Provo per la prima volta questo ceppo che è un lievito studiato appositamente per performare bene con questo tipo di birre. È il Verdant IPA della Lallemand, un lievito ad alta fermentazione che tramite biotrasformazione va ad elaborare gli oli essenziali del luppolo presenti nel mosto, trasformandoli in aromi fruttati di albicocca e frutta tropicale. Ho preparato 3 bustine, che possono sembrare tante per la densità e il volume, ma considerando che ogni bustina ha una densità cellulare dichiarata di circa 6 miliardi per grammo, in realtà con 3 bustine sto a 0,6 milioni di cellule per millilitro per grado plato. Nelle fermentazioni ale standard si consiglia di stare a 0,75, quindi alla fine sto anche poco sotto il quantitativo ideale. L'ho reidratato con acqua 10 volte il suo peso e dopo 10 minuti l'ho inoculato. Passo il fermentatore in camera di fermentazione e parto a 19 gradi per il primo giorno e poi 20 gradi dal secondo. Al quarto giorno faccio il dry hopping. Come accennavo prima, per l'aggiunta a freddo in fermentatore ho scelto il formato pellet per rimanere nel pratico e ho scelto 2 bustine da 30 grammi di Simcoe e Mosaic. Le ho sanificate, ho aperto e gettato il luppolo in fermentatore. Si intravede ancora il Krausen in superficie ed è questo il motivo principale per cui preferisco fare il dry hopping precoce, per non esporre la birra all'ossigeno. Qui già la birra si trovava a una densità di 1,019, ho proseguito con un lieve rialzo termico a 22 gradi e al 10° giorno mi sono preparato per trasferirla in fusto. Ho spostato la birra nel fusto per gravità colmando l'aria nel fermentatore tramite spinta di CO2 a pressioni bassissime.
L'ho carbonata con 14 psi e l'ho lasciata in fusto per altre 3 settimane prima di imbottigliarla. Facciamo un bel assaggio e vediamo come è venuta la birra. All'aspetto ha un bel colore, giallo chiaro, molto palescente, ma non estrema come alcuni esempi commerciali. Ottima la produzione di schiuma, molto fine e pannosa, di grande persistenza, tra le migliori mai viste sulle mie birre. All'aroma il luppolo è mediamente intenso e fresco, con sentore di resine e pino, un bel fruttato d'ananas e un leggero citrico. Al gusto è dolce, il luppolo è molto carico in sapore, l'amaro è quasi per nulla percepibile. Rimane nel finale il sapore di luppolo e una leggera tannicità che in una birra del genere io non definirei neanche astringenza. Al gusto si percepisce un luppolo con un erbaceo gentile, agrumato di limone e fruttato. Di buona intensità e molto piacevole nel complesso. Non c'è uno spettro troppo ampio di aromi, ma neanche piatto e monocorde. Due luppoli secondo me molto ben integrati tra loro. In bocca è molto morbida, si apprezza l'apporto proteico dei fiocchi che rendono la bevuta piacevole e ammorbidiscono il carattere del luppolo. Carbonazione media sulla carta, ma considerato il corpo vellutato si percepisce meno la bolla. Alcol non percepibile e birra che invoglia molto la bevuta. Personalmente la classifico come una birra molto ben riuscita. Non è uno stile che conosco benissimo, ma dai pochi assaggi che ho fatto penso che la mia esca bene come esempio di stile. Non estremizza le caratteristiche del luppolo e per me è una cosa positiva, ma non è neanche piatta e spenta. Una birra veramente ben riuscita. Non è uno stile che conosco benissimo, per cui non ho delle certezze assolute per quanto riguarda l'attinenza allo stile di riferimento, ma dal punto di vista tecnico è venuta fuori una birra più che valida, con un buon equilibrio, priva di difetti e una luppolatura comunque interessante e piacevole. Non estremizza troppo le caratteristiche dello stile per quanto riguarda il luppolo ed il mouthfeel, e su certi aspetti questo è un bene per me, ma non è neanche una birra piatta o spenta. Sicuramente è la miglior birra luppolata che io abbia mai fatto finora. Non avevo mai ottenuto infatti sulle mie birre luppolate un aroma di luppolo così fresco e intenso. Soprattutto quei sentori legati agli oli essenziali più delicati e volatili come il mircene, quelli responsabili dei sentori resinosi ed erbacei. Anche il lievito verdant ha dato sicuramente il suo contributo. Ho usato diverse volte in passato il luppolo mosaic, ma mai come in questa birra sono stato in grado di ottenere un aroma fruttato così pulito e piacevole, soprattutto sul sentore di ananas. Se dovessi rifarla, proverei forse a spostare la prima luppolatura da meno 10 a meno 5 minuti dalla fine della bollitura. Questo perché all'ingresso la birra è molto dolce, poi andando avanti con la bevuta viene fuori comunque un po' di percezione di amaro che rimane un po' nel finale. E sulla carta l'amaro dovrebbe essere percepito il meno possibile. Ma anche qui avrei bisogno di più riferimenti su questo stile per avere un giudizio valido. Nonostante il dry hopping fatto nei primi giorni di fermentazione, aprendo e richiudendo il fermentatore, non ho avvertito sentori o difetti legati all'ossidazione e il luppolo si è mantenuto molto fresco e intenso anche a distanza di tempo. È passato ormai più di un mese e mezzo da quando l'ho imbottigliata e non mi sembra essere in fase calante. In futuro, avendo a disposizione fermentatori con sistema di dry hopping in contropressione, quindi senza il contatto dell'ossigeno, sicuramente potrei optare per un dry hopping tardivo, ma è anche vero che su questa birra si apprezza una luppolatura che tende a dare degli aromi più fruttati e quindi che beneficiano del contatto del luppolo con il lievito che tramite biotrasformazione va ad enfatizzare questi sentori. Quindi su questo stile forse una luppolatura del genere è già abbastanza appropriata.
Voi cosa ne pensate? Se avete dubbi, domande o suggerimenti su questa birra o sulle Neipa in generale, scrivetemeli qui sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto, vi prego di lasciare un like, dei punti hype e se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi a questo canale. Ci vediamo al prossimo video.